Oggi vi parlerò del classico dei classici, la Divina Commedia di Dante Alighieri, però vi racconterò un canto che molto spesso viene trascurato e mai citato. Se c'è uno scrittore che tutti incontrano nel loro percorso formativo, nelle loro letture oppure proprio come simbolo, questo è Dante Alighieri. Tutti conosciamo le pagine più importanti della sua opera e se dovessi riassumere con una parola il motivo perché Dante è entrato così tanto nell'immaginario collettivo ed è così tanto apprezzato, io direi perché è molto umano. Quello che ho sempre apprezzato delle sue opere è che il protagonista è sempre una persona viva che si ritrova in situazioni o molto banali e semplici, come può essere per esempio l'incontro per strada della propria amata, oppure situazioni infernali, eteree, rarefatte che si fa fatica addirittura ad immaginare. E tutti questi elementi vengono raccontati da Dante in modo riassuntivo e preciso. Questo è dovuto anche dal fatto che è costretto, in qualche modo si è autocostretto a scrivere in decasillabi e in piccole terzine, quindi molto spesso ha pochissimo tempo per raccontare qualcosa che magari è molto grande oppure molto profondo. Ciò che è comune fare nelle scuole è partire dall'inferno, dedicare tantissimo tempo all'inferno e poi successivamente arrivare un po' al purgatorio, affrontando giusto qualche personaggio molto importante e infine qualche canto del paradiso. Ma indubbiamente per chi la recupera successivamente, magari leggendosela da solo come ho fatto io, la Divina Commedia può apparire anche come un'opera completamente diversa. Sì, sono molto utili i riferimenti che si studiano a scuola, i riferimenti storici, politici, ma secondo me ognuno di noi può trovare interessanti tantissime altre cose. Oggi appunto voglio raccontarvi del mio canto preferito che si trova a metà del Purgatorio, esattamente al 21° canto, ovvero quello in cui Virgilio e Dante incontrano Stazio. Ma prima di leggerlo insieme a voi e commentarlo vorrei analizzare un po' il tema dell'incontrare il proprio mito. Incontrare il proprio mito è sempre un'esperienza singolare. Molto spesso quello che accade è che si rimane un po' delusi. C'era Flaubert che scriveva che non bisogna toccare gli idoli perché la doratura resta sulle dita. Io stesso con il passare del tempo ho capito che un po' l'immagine che ci creiamo di un determinato artista o personaggio è molto distante da quello che poi lui e lei sono realmente. E più è perfetto questo immaginario e più c'è il rischio che venga infranto. Qualche anno fa ormai ho letto tutti i diari di Kafka e al suo interno lui faceva riferimento a 4 personaggi che erano un po' i suoi modelli, i suoi fratelli di sangue, li definisce lui, e venivano citati Kleist, Flaubert, Dostoevsky e Grillparzer. E incuriosito da questo ultimo nome, Franz Grillparzer, non sapevo chi fosse, recupero e leggo la sua autobiografia. È un libro molto interessante, carino, di questo scrittore austriaco e che al suo interno racconta un aneddoto secondo me molto interessante e inerente al nostro discorso. Questo Grillparzer a un certo punto riesce a incontrare il suo mito. Chi era il suo mito? Era Goethe, e nel momento in cui lo incontra gli sembra di vivere un sogno. Lui arriva dopo aver preso appuntamento prima in una sala in cui viene ricevuto da Goethe, ma in cui c'erano anche altre persone, e Grillparzer era stupefatto dal vedere il suo scrittore preferito, il suo idolo, versargli il tè sulla tazzina. Ma poi successivamente i due si rincontrano di nuovo perché Goethe aveva l'abitudine di far fare un ritratto a tutti i personaggi che riteneva interessanti o le persone che incontrava, e tutto questo racconto viene chiosato in qualche modo da Grillparzer descrivendo la cosa che lo aveva colpito di più, cioè il fatto che quando Goethe era in pubblico camminava sempre con una postura proprio a piombo, completamente dritto, ma quando appunto per la seconda volta lo va a trovare per farsi ritrarre, lo trova a camminare molto piegato come un uomo anziano e chiude dicendo che gli sembrava per metà un dio e per metà un padre. Questo racconto rimanda quindi alla citazione di Flaubert, della doratura, ma ovviamente nella vita possono capitare anche esperienze diverse, quindi è molto relativo, può andare bene, può andare male. Ma adesso torniamo a Dante. Tutti sanno che lui, una cosa molto particolare che fa Dante alla Divina Commedia, che secondo me non viene mai messa abbastanza in evidenza, è il fatto che lui prende personaggi veri e personaggi fittizi e li mescola, li fa incontrare, li fa parlare, li vede, ci parla. Ma questa cosa qui è molto particolare perché permette l'incontro di persone e personaggi di tutti i tipi. Cioè Dante si ritrova a creare una sorta di ecosistema in cui personaggi fittizi, personaggi veri vivono insieme, più o meno dislocati in posti e luoghi diversi, ma che allo stesso tempo hanno perso ciò che caratterizza la vita di tutti noi che siamo ancora vivi, cioè il tempo. Questo significa che personaggi che sì, sono all'inferno, al purgatorio, al paradiso, si ritrovano a poter incontrare chiunque vogliano. È un po' quell'immaginario che avevo anche io un po' da piccolo, che uno si immaginava, ecco, quando morirò in paradiso avrò tutte le persone con cui ho sempre voluto parlare o a cui voglio bene intorno e parlerò e starò con loro e tutto andrà bene. Forse un po' questo immaginario è stato anche plasmato da Dragon Ball. Perché ci interessa tutto questo? Cioè, perché ci interessa l'incontro con il proprio idolo
e quello che fa Dante nella Divina Commedia, perché proprio nel 21esimo canto del Purgatorio ritroviamo tutto questo. Siamo nel 21esimo canto del Purgatorio, ma nel canto precedente Dante e Virgilio sentono un'enorme scossa che sembra essere un terremoto. Nel canto successivo i due proseguono, ma ovviamente a Dante rimane la curiosità riguardo a questo fenomeno, e solo dopo aver incontrato Stazio avranno la risposta tanto anelata. Ma prima di tutto, chi è Stazio? Stazio è stato un poeta romano noto soprattutto per due opere, la Tebaide e l'Achilleide, ma la sua fama poi è anche continuata nel tempo proprio perché Dante l'ha inserito nella sua opera. E quando lo incontriamo, questa è la frase che dice: «O frati miei, Dio vi dea pace». Dante e Virgilio si girano verso quest'anima e dopo aver parlato un po' gli fanno la domanda legata al terremoto che c'è stato poco prima, e Stazio gli risponde che questa scossa avviene ogni volta che un'anima in purgatorio finisce di scontare la propria pena e può andare in paradiso. E dopo aver ascoltato il suo discorso, Virgilio gli chiede di presentarsi. Nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo rege, vendicò le fora ond'uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora ero io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce il mio vocale spirito che, Tolosano, a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio, la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor forse me le faville che mi scaldar della divina fiamma onde sono allumati più di 1000. Dell'Eneida dico, la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, senz'essa non fermai peso di dramma. E per esser vissuto di là quando visse Virgilio, assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Stazio si presenta, racconta la sua vita brevemente e dice che è stato talmente tanto bravo a poetare che ha ricevuto anche la corona d'alloro. Quindi è stato riconosciuto per il suo talento di scrittore, ma poi aggiunge un'altra cosa. Fa riferimento a un'opera che a noi interessa molto, che tutti noi conosciamo. Dice l'Eneida, la qual mamma fummi e fummi nutrice. Succede qualcosa di molto particolare, cioè nel raccontare tutta la sua storia, dice sì, ho scritto la Tebaide, ho scritto l'Achilleide, però l'Eneide di Virgilio mi è stata mamma, quindi mi ha creato tutto il mio stile, e nutrice, cioè mi ha anche nutrito, ispirato. La cosa particolare è che Stazio non sa che in questo momento sta parlando proprio con Virgilio, e addirittura dopo aver fatto questo elogio della sua opera aggiunge anche che aspetterebbe addirittura di più nel purgatorio pur di essere vissuto nello stesso momento storico di Virgilio. E da questo momento in poi, secondo me, troviamo tutti gli elementi che hanno reso Dante uno dei scrittori più importanti della storia, quell'umanità di cui vi ho parlato all'inizio, nel descrivere una situazione che in qualche modo capita a tutti, avere una persona che è il nostro riferimento e finalmente incontrarla e potergli parlare. Stazio non sa che ha davanti il suo mito, e proprio quando dice queste parole Virgilio si gira verso Dante: volser Virgilio a me queste parole, con viso che tacendo disse tace. Qui siamo davanti a una bellezza letteraria infinita. Virgilio si gira verso Dante e gli dà uno sguardo che, nonostante lui sia in silenzio, gli dice di tacere, che tacendo disse tace. Ma non può tutto la virtù che vuole, che riso e pianto son tanto seguaci alla passion di che ciascun si spicca, che men seguono voler ne più veraci. Io pur sorrisi come l'uom c'ammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca. Virgilio si gira verso Dante, con uno sguardo gli fa capire che non deve rivelare la sua identità, ma, come dice Dante in queste terzine, il riso e il pianto seguono semplicemente la passione, non si possono controllare. E infatti che succede? Succede che Dante si mette un po' a ridere, sbeffeggia, fa una sorta di ghigno, di smorfia. Stazio si gira verso Dante che sta ridendo e gli chiede: perché la tua faccia t'è steso un lampeggiar di riso dimostrommi? Perché la tua faccia ha appena riso? Perché cosa c'è di divertente? E Dante adesso in prima persona dice: or sono io da una parte e dall'altra preso. L'una mi fa tacer, l'altra scongiura ch'io dica, ond'io sospiro e sono inteso dal mio maestro. Da una parte c'è Virgilio che mi dice di stare zitto, dall'altra c'è Stazio che vuole sapere perché ho riso, e Dante è un po' lì bloccato, sospira, ma Virgilio gli dice: non aver paura di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Non aver paura, digli pure quello che vuol sapere. E Dante dice a Stazio: forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazione vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio dal qual tu togliesti forte a cantar degli uomini e di dei.
Se cagion'altra al mio rider credesti, lasciala per non vera, ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Dante si rivolge a Stazio e gli dice: forse tu ti meravigli del riso che ho fatto, ma in realtà l'unica cosa a cui devi credere è questa. Il Virgilio di cui tanto parli e che tanto hai elogiato, che tanto ti ha ispirato, è questa persona qui che mi sta accompagnando in questo viaggio ultraterreno. E Stazio qui capisce la situazione e questa è la sua reazione. Già si chinava ad abbracciargli i piedi al mio dottor. Stazio cade per terra, abbraccia i piedi di Virgilio, in qualche modo vuole ringraziarlo. E Virgilio gli dice: frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Qui non è che Stazio non può abbracciare Virgilio, ma quello che vuole fare veramente Virgilio è eliminare la sua superiorità. Tu sei un'ombra e un'ombra vedi, siamo la stessa cosa, siamo la stessa persona. Virgilio è diventato guida, morto, trapassato, non ha più quel collegamento alla fama, all'aver scritto, non gli interessa più, e quindi gli dice: guarda, lo so, ho capito tutto quello che dici, ma non ti preoccupare, non c'è bisogno. E Stazio, e qui si chiude il canto, risponde a Virgilio: or puoi la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. E qui conclude, dice: puoi capire quanto io ti apprezzi, quanto apprezzi la tua opera, dal fatto che dimentico la nostra vanità, trattando l'ombra come cosa salda, trattando l'ombra come se fosse qualcosa di vero, la nostra situazione come se fosse qualcosa ancora di vivo. E questo qui è uno dei canti a cui ripenso più spesso. Ovviamente dico che è il mio canto preferito, ma si fa fatica perché ce ne sono tantissimi altri che mi hanno profondamente colpito, ma questo qui è uno a cui sto ritornando molto spesso con la mente e che mi andavo di raccontarvi, perché secondo me non gli viene mai data la giusta importanza. E quindi quando finalmente vi capiterà di incontrare il vostro idolo, potrete ripensare a questo canto qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate like, commentate, iscrivetevi, ne arriveranno sicuramente altri in futuro, e per adesso vi saluto.